Ciao e benvenuti in questa nuova video lezione, anzi la primissima video lezione sul canale di Lambda per la serie Lambda Spiega. Voglio chiamare tipo video zero questo perché è quello che ci permette di capirci tra di noi. Utilizzerò un linguaggio matematico, voi sapete che la serie Lambda Spiega vuole spiegare i concetti matematici delle scuole superiori approfondendo tanto anche la parte di teoria perché può aiutare a capire determinati argomenti e per intenderci bisogna un attimo conoscere il linguaggio matematico che si fa un po' alle superiori, magari non benissimo, però è molto utile. Ricordatevi che in un momento di panico, anche durante una verifica, il vostro appiglio non è guardare verso l'alto e sperare che qualcuno vi aiuti, è la teoria, solo quella può darvi l'input per fare un esercizio. Se avete visto nel mentre è diventato giorno, però che cos'è l'argomento principale di oggi? Qual è? È, diciamo, la terminologia sulla logica. Ok, vediamo un po' di logica matematica. Gli argomenti principali quali sono? Vedremo che cos'è una proposizione, quali sono i connettivi logici, quali sono le tautologie più importanti che dobbiamo conoscere e poi che cosa sono i quantificatori, come li utilizzo, cosa significano. Partiamo dunque a parlare di logica matematica. Allora, diciamo che questi sono proprio degli elementi di logica, però ci sono un po' per capire. Diamo innanzitutto una definizione. La prima definizione che diamo è quella di proposizione. Una proposizione è una frase di senso compiuto a cui possiamo attribuire che sia vera o falsa. Ok? Adesso ho scritto un po' male perché volevo scrivere un po' veloce. Quindi questa è una proposizione. Generalmente come le indichiamo? Con una H calligrafica, B calligrafica oppure P. Ok, quindi lettere maiuscole corsive. Bene, come le facciamo interagire le proposizioni? Attraverso i connettivi logici. Vediamo alcuni connettivi logici. Connettivi logici. Un primo esempio di connettivo logico è il non. È questa, diciamo, L al contrario. Quindi se abbiamo, non so, abbiamo che A è una proposizione di questo tipo. La Terra, ad esempio, la Terra è un geoide. Dire non ha significa la Terra non è un geoide. Ci siamo fino a qua. Diciamo che il simbolo è entrato in gioco in questo modo nella proposizione. Un altro connettivo logico potrebbe essere benissimo la E. Attenzione, è un simbolo, è proprio un cappuccetto piccolo piccolo piccolo. Perché? Perché in realtà tante volte qualcuno scrive x uguale a 1 e y uguale a 2. Questo simbolo, a parte che è una lambda maiuscola, ok? Alcune volte viene chiamato anche wedge e questo simbolo qua rischiate di farlo confondere, soprattutto quando andrete avanti, non alle superiori ma anche all'università, significa un'altra cosa. Quindi abituatevi a scriverlo proprio piccolo 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 questo simbolo. Bene. Quindi possiamo scriverlo in questo modo. Analogamente possiamo vedere la O. La O è proprio una V squadrata, quindi da non confondere con la V calligrafica, e significa O. Quindi allo stesso modo x uguale a 1 o non so, x uguale a 3 mezzi. È giusto specificare una cosa, la O può avere due valenze. Può essere una disgiunzione esclusiva, detta anche out o XOR, ovvero che vale una cosa o vale l'altra, ma non entrambe. Poi può essere anche utilizzata la O inclusiva, che viene chiamata vel. Ovviamente questo è il contrario, cioè o vale una o vale l'altra o vale entrambi. Ad esempio, se io dovessi dire vado al cinema o a teatro, nulla mi vieta di poter andare ad entrambe le cose. Possiamo vederlo quindi anche con i predicati A e B, ok, che
diciamo, già anticipo una tautologia, cioè dire che A e B, cioè vale A e vale B, è equivalente a dire che vale B e vale A, cioè noi con la E possiamo, diciamo, scambiare le due proposizioni. Bene, analogamente con la O, ok? Ora, un altro simbolo è quello dell'implicazione, che noi scriviamo appunto come un uguale con una punta, l'avete già visto qui. E infatti ho anticipato già due simboli. Questa freccia, che si può fare anche in questo modo qua, parte proprio con un uguale, quindi non fatela in questo modo, ma si fa in questo modo qua, o in questo, e significa appunto implica. Quindi non so, abbiamo che A implica B, lo leggiamo in questo modo. Non solo, si può anche leggere come se vale A, allora, scusate, allora vale B. Ok, possiamo anche leggerlo così. Ovviamente se io cambio l'orientazione alla freccia, abbiamo che è B a dover implicare A, o comunque A è implicato da B. Ok? Non solo, possiamo anche avere una freccia doppia. Quindi se ho A è equivalente, quindi questo simbolo significa è equivalente a. Oppure possiamo dire che è vera A se e solo se, o soltanto se, ok, è vera B. Ok? Perché? Perché abbiamo diciamo, una somma di due implicazioni, anche qui ci sarebbe sotto una tautologia. Ottimo. E tra le altre tautologie, forse le più importanti, le tautologie diciamo che sono le preposizioni che sono sempre vere, qualunque predicato noi prendiamo, guardate, proposizione, scusate, noi prendiamo, e quindi ovviamente, proprio uno semplice semplice, o vale A o vale non A, cioè non possiamo dire che valgono entrambi, diciamo che è il principio del terzo escluso, non esiste il forse, o vale A o vale B, e su questo ci siamo. Un altro è il principio di contrapposizione, molto utile quando faremo i teoremi. Che cos'è quindi un teorema? Beh, un teorema, in realtà teorema poi si utilizza anche lemma o proposizione, ok? Diciamo che più o meno si utilizzano questi termini qua, sono delle implicazioni tra due proposizioni che noi dobbiamo provare, dobbiamo dimostrare a partire da delle ipotesi. Quindi un teorema è una implicazione che dobbiamo provare o verificare a partire da delle ipotesi e tramite piccole implicazioni, cioè diciamo tramite delle implicazioni più semplici, otteniamo la tesi. Generalmente io indicherò con HP le ipotesi, e ne faremo un bel elenco, e con TH la tesi, o le tesi, perché dipende. Quindi noi cos'è che avremo? Avremo, anzi vi torno su così magari dovete scrivere, quindi cos'è che avremo? Avremo, poi imparando diciamo un po' di assiomi, un po' di teoremi eccetera eccetera, poi quando noi ne conosciamo tante di queste implicazioni qua, non è che per dimostrare un teorema assurdo, un teorema di Tikhonov dobbiamo partire dalle prime dimostrazioni, no. Dobbiamo utilizzare i vecchi teoremi che conosciamo, che sono quelle piccole implicazioni che vi ho scritto, cioè una volta che noi l'avevamo dimostrato, una volta ci siamo intesi su come siamo arrivati a quel risultato, da quel momento in poi possiamo tranquillamente usare quel risultato senza ridimostrarlo. Bene, ora nelle proposizioni noi possiamo trovare quelli che sono diciamo i quantificatori.
ed è molto utile. Ma prima di passare a quello voglio un attimo riprendere le tautologie, perché per dimostrare, non so, A implica B, il principio di contrapposizione ci dice che dimostrare che A implica B è equivalente a dimostrare che non B implica non A. Attenzione, bisogna stare molto attenti. A implica B non significa, cioè se io dico che vale A e quindi se vale A implica che valga B, non significa che se A non vale, allora non vale B. Cioè non è vero. Questa è una equivalenza corretta. Attenzione, questa cosa qui, cioè dire che è equivalente a dire che non A implica non B, questo è sbagliato. A meno che non ci sia equivalenza tra A e B, ma non siamo in questo caso, quindi attenzione a non commettere questo errore. Prendiamo un altro esempio di una tautologia che ci può essere utile, è quella che è la transitività. Cosa vuol dire? Che se ho una proposizione A che implica una proposizione B e so anche che B implica una proposizione C, ok? Quindi ho questa informazione, da A ottengo B e da B ottengo C. Cosa possiamo concludere? Che allora, attenzione qua non c'è un'equivalenza, allora A implica C. Ci siamo? Fa effetto proprio catena. Perché non vale anche il contrario? Beh, raga, pensiamoci, se uno non studia matematica, ok? Se uno non studia matematica, allora prende un'insufficienza. Se ci fosse una freccia a tornare indietro, vuol dire che qualsiasi proposizione noi prendiamo vale questa cosa qua. Ma non è vero. Cioè, adesso, se io dico che non studio matematica, allora prendo un'insufficienza. Non è questa cosa non implica il fatto che se io non studio matematica, allora non posso bere l'acqua e dato che non posso bere l'acqua, allora non prendo un bel voto in matematica. Cioè, non ha senso. Potrei metterci qualsiasi frase qui. No, non per tutte vale questa cosa. Quindi non ha senso il ritorno. Quindi l'implicazione è solo in questo senso qua. Bene, diciamo che queste secondo me sono le cose più importanti che vi potevo dire per quanto riguarda le tautologie, anzi quelle che praticamente utilizzeremo di più. L'ultima cosa che mi rimane da farvi vedere sono, tutto questo è molto utile perché appena parleremo di insiemi, cosa che io consiglio di seguire a tutti, anche chi frequenta l'università, perché sono quelle, anche questo video, perché queste cose sono importanti, ci devono un attimo entrare nella testa, dobbiamo abituarci a utilizzare, nella terminologia degli insiemi utilizzeremo molto i quantificatori, quindi è importante farvi vedere delle cose, ovvero un primo, quindi scriviamo, non so, quantificatori, ok? Un primo quantificatore è questo, una A capovolta, che è il per ogni. Quindi non so, possiamo scrivere, dire per ogni n nei naturali, ok, ovviamente qua sto anticipando cose insieme di numeri naturali, però scriviamo per ogni n, ok, ora questo nei che sta dentro non lo scrivo ancora come si dice e poi va bene i naturali. Quindi il significato del per ogni è questo, comunque noi prendiamo qualsiasi n noi prenderemo, varrà quello che viene dopo. Poi esiste l'esiste, questa è girata. Non solo, possiamo anche vederla scritta in questo modo qua, ma questo significa esiste ed è unico o unica, dipende da, ok? Da quello che stiamo scrivendo. Ad esempio, esiste un'unica f tale che, attenzione adesso qua introduco una nuova cosa, valga qualcosa. Quindi avete visto che io ho detto esiste un'unica f tale che bla bla bla. Cos'è questo tale che? Lo utilizziamo tanto nel parlato in matematica, ok? Generalmente è seguito, segue un esiste, ok? Quindi non so, esiste qualcosa tale che. Il tale che, ora qua si scontrano un po' di matematici, nel senso che in realtà non è vero. Ci sono tanti modi per scriverlo, ognuno lo scrive come gli pare, tante volte
si cambia per non creare ambiguità. Potremmo avere un tale che scritto con un due punti, o con una barra verticale, o con T punto C punto. Io tante volte preferisco il T punto C punto, ma perché? Perché i due punti si confondono con i due punti delle parole italiane, diciamo utilizzato nella grammatica italiana, e si può confondere con un diviso. La barra verticale, per chi magari non lo sa, si può confondere con quello che è il valore assoluto, ed eviterei, ok? Perché tante volte si deve scrivere il valore assoluto di x tale che bla bla bla. È un po' brutto da vedere. Quindi io quasi sempre utilizzerò T punto e C punto per dire tale che. Bene. E mi sembra di avervi detto tutto per quanto riguarda questi elementi. Sicuramente ci sarà un video legato alla teoria degli insiemi, qualche elemento che ci serve un po' sempre per intenderci tra di noi. Grazie per aver guardato il video, vi invito a iscrivervi, lasciare un bel mi piace e ci vediamo al prossimo. Ciao!